Diciamo che in LifePath abbiamo incluso 18 coorti che rappresentano una popolazione che copre più o meno tutta l'Europa, più uno studio negli Stati Uniti e in Australia. Queste coorti hanno moltissimi indicatori di condizioni socio-economiche e moltissimi indicatori di aging, dell'invecchiamento e moltissimi fattori intermediari che sono quelli che analizzeremo. In più, attraverso LifePath siamo riusciti a finanziare la raccolta di dati biologici e di dati omics come l'epigenetica e la trascrittomica, e tutti questi dati, avendo dati a livello dell'individuo, cosa che è possibile soltanto attraverso delle coorti di popolazione, ci permetteranno appunto di vedere quali sono le differenze socio-economiche nell'invecchiamento e più in particolare quali sono i meccanismi che spiegano queste diseguaglianze, sia a livello dei fattori intermediari come possono essere l'alimentazione, l'attività fisica, l'esposizione a fattori ambientali oppure al sonno, lo stress e fattori occupazionali, sia quali sono le conseguenze biologiche di queste diseguaglianze attraverso lo studio dei biomarkers. Come partecipanti abbiamo alcune coorti che hanno moltissimi fenotipi, cioè che significa moltissime misure sia di indicatori socio-economici che dell'invecchiamento, che coprono più o meno una popolazione di 35.000 persone, più altre coorti con dei fenotipi un po' meno caratterizzanti dell'invecchiamento, che coprono circa 220.000 persone, quindi in totale ci saranno circa 250.000 individui che sono parte di coorti di popolazione e che partecipano attraverso di noi a questo studio LifePath. L'idea che abbiamo è di riuscire ad avere i dati, ad raccogliere i dati che devono essere appunto trasferiti dalle varie coorti al centro che si occupa della raccolta dei dati, che è il Dipartimento di Epidemiologia di Grugliasco a Torino, entro la fine dell'anno, direi, e poi quindi procederemo all'armonizzazione delle variabili. E il progetto LifePath vero e proprio su questa parte che si occupa delle diseguaglianze nell'invecchiamento, secondo i miei calcoli potrà cominciare dalla fine di quest'anno 2015 e nell'inizio del 2016, con le analisi vere e proprie una volta che avremo costituito il dataset.